a tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian o bentornati. In questa lezione vedremo tante espressioni che potete utilizzare quando volete esprimere il fatto di essere d'accordo con qualcuno o con qualcosa che qualcuno ha appena detto o che sta dicendo, insomma. E vi farò poi un'altra lezione in cui vedremo le espressioni che potrete utilizzare quando invece non siete d'accordo. Però ho pensato in questa lezione ci focalizziamo solo sulle espressioni perché sono davvero tante espressioni che potete utilizzare per esprimere il fatto di essere d'accordo con qualcuno. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente premendo sulle impostazioni in basso a destra sulla rotellina e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. L'espressione più comune che potete utilizzare per esprimere il fatto che siete d'accordo con qualcuno, con qualcosa che qualcuno sta dicendo è sono d'accordo. Quindi il verbo essere ovviamente è coniugato secondo il soggetto e poi d'accordo. Attenzione, quando dite d'accordo da solo, in realtà è sinonimo di sì, va bene, ok. Per esempio, andiamo al cinema stasera? D'accordo, ok, sì, va benissimo. Invece sono d'accordo lo utilizziamo in risposta a una frase del genere. Penso che il governo dovrebbe focalizzarsi di più sulle politiche ambientali. E questo l'interlocutore vi dice così e voi dite sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Quindi esprimiamo proprio l'accordo con questa persona. Non è che diciamo un sì e no a una richiesta, a una domanda, a una proposizione o a un'offerta, ok? Quindi l'utilizzo è un po' diverso, quindi sono d'accordo, esprimiamo il fatto che sì, concordiamo con quello che la persona sta dicendo. D'accordo da solo invece è più una risposta positiva, è un ok, un va bene a un'offerta, a una domanda. Possiamo poi rendere il sono d'accordo più forte, possiamo rafforzarlo con un sono pienamente d'accordo, sono assolutamente d'accordo, quindi vedete che utilizziamo pienamente o assolutamente, sono avverbi di intensità che quindi accrescono, che rinforzano la frase. O possiamo anche dire non potevo essere più d'accordo di così, questo ovviamente a livello informale, mentre il sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo, sono pienamente d'accordo, possiamo utilizzarli sia a un livello informale che a un livello formale. E possiamo dire come sinonimo del sono d'accordo, possiamo dire concordo. Concordo, qui è proprio il verbo concordare coniugato ovviamente a seconda della persona e vedete che non ha bisogno del verbo essere, è proprio concordare il verbo, quindi in realtà rispecchia pienamente il verbo inglese to agree, ok? Concordare, non abbiamo bisogno dell'ausiliare, non abbiamo bisogno del verbo essere qui, ok? Concordo pienamente anche, possiamo dire, anche qui si utilizzano sia a un livello informale che a un livello formale, concordo. Possiamo poi dire sono della stessa opinione, sono della stessa opinione, sono della tua opinione a un livello informale o sono della sua opinione se invece diamo del lei in un contesto formale. E possiamo poi dire hai ragione qui a livello informale oppure ha ragione a un livello formale se utilizziamo la forma del lei. E possiamo dire poi, rispondendo a quella frase, penso che il governo dovrebbe focalizzarsi di più sulle politiche ambientali, per esempio, per riprendere questa frase, la persona dietro dice è vero, quindi diciamo sì, è vero, con quello è vero, appoggiamo questa frase, quindi siamo d'accordo, quindi è vero, o possiamo dire anche esattamente, quindi è proprio
L'affermazione è esatta, siamo d'accordo, esattamente. E possiamo dire anche sì, è così. È così, vedete, con tutte queste espressioni appoggiamo il nostro interlocutore, esprimiamo il nostro accordo, concordiamo col nostro interlocutore. Quindi sì, è così, oppure anche proprio così, quindi rafforziamo ulteriormente col proprio così. E possiamo dire anche certamente, sì, certamente, molto classico anche certamente, anche qui a livello informale o a livello anche formale, però sono in realtà sì è così, proprio così, sono un po' più informali in realtà. Possiamo dire lo penso anch'io, quindi siamo dello stesso pensiero del nostro interlocutore, quindi lo penso anch'io, confermiamo che questo è il modo anche in cui la pensiamo noi, quindi lo penso anch'io. È proprio quello che penso, possiamo dire è proprio quello che penso, questo più informale in realtà, ok? Se diciamo è proprio quello che penso. E possiamo dire lo trovo anch'io, anche questo a livello informale, lo trovo anch'io, quindi trovo anch'io che questo sia così, insomma, trovo anch'io che sia così, ok? Quindi lo trovo anch'io. E ancora a livello informale possiamo dire stavo proprio per dirlo, possiamo dire ce l'avevo sulla punta della lingua, ecco, però in realtà è molto informale, stavo proprio per dirlo. Non c'è niente da dire, quindi qui esprimiamo il nostro accordo, esprimiamo che concordiamo tramite una negazione, non c'è niente da dire, del tipo che questa persona che sta parlando con noi ha detto tutto quello che c'era da dire, ha detto tutto giusto, ha ragione completamente, quindi non c'è niente da dire. E possiamo dire anche non c'è niente da obiettare, quindi se non c'è niente da obiettare significa andare contro quello che qualcuno sta dicendo, quindi vuol dire che siamo d'accordo, giusto? Non c'è niente da obiettare. E possiamo dire anche nessun dubbio o nessun dubbio al riguardo, quindi non abbiamo dubbi a riguardo di quello che l'interlocutore sta dicendo, quindi siamo d'accordo. Quindi questo conclude la nostra lezione per oggi, spero che vi sia piaciuta e avete qui circa 20 espressioni che potete utilizzare quando volete dire che siete d'accordo con qualcuno. Vi farò appunto la nuova lezione su come esprimere invece il disaccordo, quindi seguirà prossimamente sul canale. E se il video vi è piaciuto mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!